Benvenuti, nobili viaggiatori delle geografie del cuore, instancabili cercatori di quelle verità che si celano dietro il velo scintillante dello spettacolo, benvenuti ancora una volta nel vostro porto sicuro, siete nel cuore pulsante di Gossip alla turca. Per anni, abbiamo osservato una figura muoversi attraverso il bagliore intermittente dei flash come un fantasma elegante, una presenza aggraziata ma perennemente in guardia. Una donna che ha permesso agli applausi scroscianti di soffocare il tremito impercettibile che si nascondeva sotto il suo sorriso pubblico. Il silenzio era diventato il suo rifugio, una stanza metaforica con le luci spente dove i suoi ricordi potevano respirare senza il giudizio crudele del mondo esterno, dove i sentimenti non dovevano vestirsi a festa per la stampa. Ma il silenzio, miei cari amici, ha una natura insidiosa, ha un modo di riempirsi, di diventare pesante come il piombo, finché le dighe non reggono più. E in una recente intervista, quel peso ha finalmente rotto gli argini. Non è stato uno sfogo drammatico, non è stato uno scandalo urlato. È stata una confessione tremante che ha toccato milioni di cuori proprio perché suonava come quella verità pura che così tanti hanno paura di dire ad alta voce. Oggi, vi invito a sedervi con noi mentre analizziamo questo momento di vulnerabilità assoluta che riguarda Yamur e l'ombra lunga del suo passato con Barbactas. Prima di immergerci in questa narrazione che profuma di mare, di rimpianti e di una resilienza straordinaria, vi invito con calore a compiere quei gesti che rendono solida la nostra alleanza. Iscrivetevi al canale per non perdere mai il filo delle nostre narrazioni esclusive, attivate la campanella per essere i primi a cogliere i segnali del destino. E se il nostro modo di raccontarvi l'anima delle star vi affascina, lasciate un mi piace come segno del vostro passaggio. E per coloro che desiderano sedere nel consiglio di amministrazione del nostro canale e supportarci attivamente in queste analisi profonde, il tasto Unisciti o Abbonati è la vostra chiave d'accesso privilegiata per diventare i veri mecenati di Gossip alla turca. Mettetevi comodi, perché stiamo per aprire una porta che è rimasta chiusa per troppo tempo. Ha vissuto in una dicotomia straziante. Scintillante sotto i riflettori, mentre dentro di sé infuriava una tempesta privata, di quelle che ti rendono educato in pubblico e frantumato nel privato. Ma la verità è una forza paziente e persistente, ha aspettato come un'onda lontana nell'oceano. E le onde, come sappiamo, tornano sempre a riva per infrangersi. Quando alla fine l'onda si è rotta, durante quell'intervista che ora è storia, non è arrivata con grida o furia distruttiva. È arrivata con il tipo più morbido di dolore, quello che brucia silenziosamente e non lascia segni visibili sulla pelle, tranne quelli che solo il cuore può vedere. Ha fatto un respiro profondo e ha lasciato che il passato entrasse nella luce del giorno. La sua voce ha tremato, e ha ammesso di aver portato con sé un unico desiderio che sembrava allo stesso tempo di una semplicità disarmante e di un'impossibilità crudele. Ha detto, con una lucidità che tagliava l'aria, che se lui non si fosse allontanato, oggi sarebbero ancora fianco a fianco. Il sogno non era grandioso, era solo completo. Quello era il dolore lancinante, non perdere la fama, non perdere lo status, ma perdere il futuro ordinario per il quale aveva già apparecchiato la tavola nella sua mente. Era un amore che si era fermato a metà frase, una storia che aveva lasciato la pagina incompiuta, e si poteva sentire quanto ancora vivesse dentro di lei ogni volta che cercava le parole e trovava solo aria. Amici intimi della coppia, con quella riluttanza onesta di chi protegge un segreto sacro, hanno condiviso ciò che le telecamere non possono catturare. Dopo la loro separazione, non ci sono state litigate notturne sulle porte di casa, non ci sono state scene madri per nutrire i paparazzi affamati. C'era solo il dopo, silenzioso e vasto come un deserto. Hanno parlato di notti in cui i messaggi scritti non venivano mai inviati e di mattine in cui lei si muoveva per la casa come qualcuno che sta imparando a camminare di nuovo dopo un lungo allettamento. E un'amica, con la voce rotta, ha rivelato il dettaglio che la gente non riesce a smettere di riprodurre nella propria mente, il fulcro di questa tragedia moderna: lei aveva tutto pronto. Non un giorno, forse. Pronto. Ora. Durante l'intervista, Yamur ha descritto quei giorni con un equilibrio straziante di tristezza e accettazione. Ha dipinto quadri con la sua voce. Una navata bordata di candele tremolanti,
Il mare che respirava dolcemente proprio oltre la terrazza, una sera d'estate piena di luce morbida e risate facili. Ha descritto il sorriso che aveva sperato di cogliere sul volto di Bar mentre la musica saliva, il momento in cui i loro occhi si sarebbero bloccati e tutto il resto sarebbe diventato sfocato. Fermiamoci un istante, cari amici di Gossip alla turca, perché questo punto tocca l'universale. Quanti di noi hanno un abito piegato nell'armadio della propria anima? Un progetto, un sogno, un futuro che era pronto per essere vissuto e che è stato cancellato all'improvviso? Il dolore di Yamur non è solo suo, è l'eco di ogni, quasi, che abbiamo vissuto. Scrivetemi le vostre riflessioni nei commenti, condividete le vostre storie di futuri interrotti, perché in questo spazio nessuno è solo con il proprio dolore. E se apprezzate la delicatezza con cui trattiamo questi temi, il tasto Unisciti è il modo migliore per supportare questo tipo di narrazione empatica. Ma invece di quel matrimonio da favola, c'è stata una partenza. Un addio che è arrivato senza spiegazioni, senza un manuale di istruzioni per sopravvivere al dopo. Una mattina, come una porta che si chiude per una corrente d'aria improvvisa, lui era semplicemente dall'altra parte della sua vita. Nessuna parola, nessuna ultima scena drammatica da film, solo assenza. Un vuoto che risuonava più forte di qualsiasi urlo. E poi, quando tutti pensavano che il libro fosse stato riposto sullo scaffale polveroso dei ricordi, è arrivato il colpo di scena che ha trasformato un dolore privato in una tempesta pubblica. Mesi dopo quella rottura silenziosa, Bar è tornato sotto i riflettori e ha fatto una proposta dove tutti potevano vedere. È stato il grande gesto che tanti sognano, inzuppato di spettacolo e, apparentemente, di sincerità. Ed è qui che la storia è diventata complicata nel modo più umano possibile. Yamur ha ammesso, con una vulnerabilità che disarma, di essere stata lacerata in due. Una parte di lei, quella parte antica e istintiva, voleva correre avanti, piegarsi tra le sue braccia e dire sì all'amore che non aveva mai smesso di portare dentro di sé come una brace ardente. L'altra parte, quella forgiata nel dolore dei mesi di silenzio, voleva urlare che il tempo non era stato gentile, che il treno aveva lasciato la stazione, che alcune porte non si aprono allo stesso modo una volta che sono state chiuse con tanta forza. Ma ha anche insistito, con quella forza fragile che suona come un sussurro ma atterra come una campana, che aveva diritto alla sua verità. Se lui non se ne fosse andato, lei sarebbe ancora accanto a lui ora. Quella era la sua promessa silenziosa a se stessa, e la sua supplica silenziosa all'universo. Ha confessato che sotto tutte le sue negazioni, sotto il sorriso freddo e le interviste attente, aveva semplicemente voluto essere sua moglie. Dopo la messa in onda dell'intervista, Internet è esploso come solo Internet sa fare. I fan hanno scritto lunghi messaggi sotto brevi clip, dicendo di sentirsi visti, compresi. Le persone hanno ammesso le proprie storie che non hanno mai avuto un'ultima pagina, ricordi che portano ancora come una fotografia in un portafoglio che sta cadendo a pezzi. Il sostegno per Yamur è stato immediato e feroce, ma morbido nel modo che contava. Gli spettatori hanno iniziato a guardare il suo lavoro recente con occhi nuovi, notando improvvisamente il modo in cui una sua pausa sullo schermo poteva spezzarti il cuore, come un singolo sguardo potesse portare con sé una retroscena di dolore vissuto. Le sue performance sembravano diverse ora, non perché lei fosse cambiata tecnicamente, ma perché la gente capiva quanta vita reale stesse versando in ogni momento sullo schermo. Questo è ciò che fa l'esperienza vera. Trasforma le battute di un copione in cose vive e pulsanti. Mentre Bar ha mantenuto le sue parole pubbliche al minimo, sussurri da persone vicine a lui suggeriscono che abbia capito ciò che le parole non potevano aggiustare. Le scuse non ricuciono il tessuto vecchio e strappato. Solo le azioni possono farlo. E anche allora, solo se il tessuto vuole essere di nuovo intero. C'era una frase dell'intervista che gli spettatori hanno riprodotto finché non l'hanno imparata a memoria. Ha detto che non c'è nulla di più doloroso che stare pienamente pronti ad amare mentre l'altra persona si è già allontanata. Non era un'accusa. Era un memoriale a un momento, il suo, il loro, che non è sopravvissuto al tempismo. E tuttavia, negli spazi intorno alle sue parole, si poteva sentire la resilienza mettere radici.
Sta imparando come essere intera senza aspettare un messaggio, imparando come respirare senza controllare chi sta guardando. Non è una figura tragica. È una donna che sa esattamente cosa ha perso e sta ancora scegliendo di camminare in avanti. Eccoci qui, dunque, con una storia che non è finita dove pensavamo. Forse sta aspettando un nuovo capitolo, scritto con mani più gentili e un tempismo migliore. Forse rimarrà un'eco bellissima, il tipo che puoi sentire in certe notti quando il vento soffia dalla direzione del mare. Se la porta si aprirà di nuovo o rimarrà chiusa non è più l'unica domanda. La domanda più grande riguarda ciò che impariamo dal dolore a cui sopravviviamo, come scegliamo noi stessi senza indurirci, come manteniamo i nostri cuori aperti senza lasciarli sanguinare, come ricordiamo ciò che è stato buono senza lasciarlo tenerci in ostaggio. Grazie per aver condiviso con noi questo viaggio emotivo così profondo. Se la storia di Yamur ha toccato le vostre corde più intime, dimostratecelo con un mi piace, iscrivetevi al canale per non perdere le prossime narrazioni e considerate di unirvi alla nostra famiglia tramite il tasto abbonati. Fino al prossimo capitolo della vita delle nostre star, ricordate, a volte, le storie d'amore più potenti sono quelle che vivono nel silenzio di ciò che poteva essere. Questo è Gossip alla turca. Vi auguriamo una notte piena di sogni che si realizzano.